Leonardo nasce in una frazione di Vinci, nel luogo e negli anni del Rinascimento di cui sarà protagonista. Nella sua vita si dedicherà allo studio di svariate discipline, realizzando cose innovative e geniali, anche nel campo dell'arte. Gli Uffizi di Firenze hanno dedicato un'intera sala alle sue opere giovanili, e tra queste possiamo ammirare l'Annunciazione. L'Annunciazione è un dipinto del 1475, realizzato con olio e tempera su una tavola in legno dalle misure panoramiche. L'opera è stata realizzata con uno stile non ancora maturo e con l'intervento di altri artisti della Bottega del Verrocchio. Per questo è stata attribuita principalmente e definitivamente a Leonardo solo dopo il ritrovamento di due bozzetti dei due personaggi principali. L'evento rappresentato è un classico dell'iconografia cristiana, l'incontro tra la Vergine Maria e l'Arcangelo Gabriele, che arriva per domandarle se vuole essere la madre di Gesù. Ad essere innovativa è la scena, non più l'abituale interno di una camera, piccola, semplice e chiusa, ma un luogo all'aperto, illuminato, ricco di natura, colore e dettagli. La camera da letto di Maria si intravede solo da una porta lasciata aperta alle sue spalle. Il palazzo è nello stile toscano del Quattrocento, con blocchi di pietra intorno alle porte e agli spigoli. Il giardino recintato è tipico dei monasteri e dei conventi medievali e simboleggia la purezza della Vergine. Maria si trova dietro un altare in marmo scolpito con motivi classici, che si ispira chiaramente ad un monumento che Leonardo ha visto realizzare dal suo maestro. Sull'altare è appoggiato un leggio, che sorregge un libro avvolto da un velo delicatissimo e rifinito con dettagli preziosi. Si tratta del Vecchio Testamento, dove possiamo addirittura leggere dipinte le parole profetiche che anticipano l'accettazione di Maria. La Madonna indossa una veste ampia, colorata e dal panneggio molto ricco. E se nel volto non traspaiono molte emozioni, le mani sono un primo esempio della gestualità teatrale dei personaggi di Leonardo. Con la destra tiene ferma le pagine per evitare che si richiudano, mentre la sinistra si ritrae, in un movimento di stupore per quello che sta accadendo. La sproporzione del braccio destro, eccessivamente lungo, è un esperimento ottico che avrebbe tenuto conto del punto di vista laterale dell'opera. L'altra metà del dipinto è occupata dall'Arcangelo Gabriele. È appena arrivato, ed è infatti il movimento delle sue ali che si stanno chiudendo a far muovere le pagine del libro. Si inginocchia davanti a Maria e con la mano destra saluta benedicendo, mentre con la sinistra porta un giglio, simbolo ancora di purezza e castità. Il giglio è solo il primo dei tanti fiori che ricoprono il prato, a dimostrazione della passione di Leonardo per la botanica e per l'arte fiamminga che iniziava a circolare in quegli anni in Italia. Anche lo sfondo non manca di curiosità. Gli alberi, seppur di specie diverse e poco comuni, tendono tutti verso il cielo. La città con le torri e il porto non è stata ancora identificata, così come la montagna dove convergono tutte le linee prospettiche. L'opera rispetta precise regole matematiche, non solo nell'utilizzo della prospettiva geometrica, ma anche nella suddivisione dei rapporti degli spazi. E a livello pittorico introduce la cosiddetta prospettiva cromatica e aerea di Leonardo. Secondo questa teoria, gli elementi vicini hanno più definizione, dettaglio e colore, mentre via via che si allontanano diminuiscono di intensità e precisione, come le montagne che finiscono per sfocare all'orizzonte, perché fra loro e il nostro occhio si contrappone l'aria. La luce dorata delle prime ore del mattino, poi, rende tutto più soffuso, omogeneo e realistico. Infatti, oltre alla tecnica, quello che sorprende è la calma della scena, un insieme di pace e meraviglia in cui ci immergiamo anche noi che siamo lì ad osservare.